Le caratteristiche dell'ossigeno e gli aspetti di sicurezza. Le caratteristiche dell'ossigeno. L'aria è una miscela di gas differenti e altre sostanze come umidità, polvere, batteri e idrocarburi. L'ossigeno è essenziale per la vita e i pazienti in ossigenoterapia a domicilio respirano un'atmosfera arricchita in ossigeno per diverse ore, in base alla terapia prescritta. L'uso dell'ossigeno presenta dei rischi che è necessario conoscere per effettuare le terapie in sicurezza, specialmente perché è un gas inodore, incolore e insapore. Il triangolo del fuoco. Il fuoco si innesca se 3 elementi coesistono nello stesso momento. 1. Il comburente è l'ossigeno contenuto nell'aria. 2. Il combustibile è un materiale che brucia e che può essere liquido, gassoso o solido. 3. L'innesco, che permette al combustibile e al comburente di infiammarsi. Per esempio corpi incandescenti, come sigarette, stufe, una fiamma libera come in cucina o come una candela, una scintilla o un attrito. La concentrazione dell'ossigeno intorno alle cannule è altissima. Di conseguenza il rischio di incendio è particolarmente alto in presenza di un combustibile e di un innesco. La sovraossigenazione. La normale concentrazione dell'ossigeno nell'aria è del 21%. Quando la concentrazione dell'ossigeno aumenta, il rischio di incendio aumenta proporzionalmente. A una concentrazione nell'aria superiore al 23,5%, le condizioni ambientali diventano pericolose, poiché aumenta la facilità con la quale i materiali possono prendere fuoco in presenza di un innesco, fiamma o fonte di calore. Ricorda, l'ossigeno non si avverte, è incolore, inodore e insapore. Dunque un arricchimento di ossigeno nell'aria, cioè una sovraossigenazione, non può essere rilevato dai sensi umani. I rischi. Il rischio di sovraossigenazione. In un ambiente con aria contenente un tenore di ossigeno maggiore del 21%, la combustione è più calda e più rapida, quindi presta molta attenzione. Per esempio, guarda come può variare la combustione di una sigaretta. I rischi legati alle fonti di calore. Ricorda che le principali fonti di innesco sono generalmente le sigarette, comprese le sigarette elettroniche, e le fiamme vive, per esempio caminetti, cucine a gas, fiammiferi e candele. Altre fonti di calore, come i radiatori elettrici ad incandescenza, strumenti di bricolage come un trapano, un frullatore, un dispositivo elettromedicale, o ancora una scarica elettrica o elettrostatica, l'attrito tra oggetti metallici o una forte pressione che può generare una scintilla. I rischi dei materiali combustibili. Non tutti i materiali sono compatibili con l'ossigeno. Certi materiali che non bruciano normalmente nell'aria possono infiammarsi istantaneamente se la concentrazione di ossigeno aumenta. Per esempio, vicino al dispositivo è da evitare l'utilizzo di materiali grassi come creme cosmetiche, olio, pomate, fondotinta, burro cacao, rossetti, materiali infiammabili come prodotti per pulire la casa, lacca per capelli, bomboletta spray, benzina, alcol, materiali organici facilmente combustibili come legna, carta, cartone. Il rischio di ustione da freddo. Il liquido e il gas freddo possono produrre sulla pelle ustioni quando si verifica un contatto con il liquido o con le superfici fredde del contenitore. L'ossigeno liquido nel contenitore ha una temperatura estremamente bassa, meno 183 gradi. Se entra in contatto diretto con la pelle, provoca una vera e propria ustione criogenica. Alcune indicazioni: non toccare l'ossigeno liquido o qualsiasi parte del contenitore che è stato in contatto con l'ossigeno liquido. Prima di caricare il portatile, elimina qualsiasi traccia di umidità sui raccordi di riempimento della riserva e del contenitore portatile, utilizzando un panno in cotone pulito e senza peli. L'umidità contenuta nell'aria può provocare la formazione di brina sul raccordo dell'unità portatile e può causare una perdita di ossigeno. Dopo aver scollegato il contenitore fisso, non toccare le parti fredde o gelate di entrambi i contenitori.
Se noti una piccola perdita di ossigeno liquido, ricollega il portatile al fisso, aspetta un minuto e scollegalo di nuovo. Ripeti questa operazione 2 o 3 volte. Se la perdita persiste, fai areare la stanza e contatta immediatamente il nostro servizio pazienti. La pressione. La pressione del contenitore non è un fattore di rischio. Come per una pentola a pressione, in un contenitore di ossigeno liquido il valore è di circa 1,5 bar. Se senti un leggero fischio, significa che la pressione del contenitore si sta stabilizzando. Le azioni di prevenzione. I contenitori rilasciano nel tempo piccole quantità di ossigeno, che devono essere eliminate con una buona ventilazione. Pertanto il contenitore non deve essere stoccato in ambienti piccoli e non areati. Non deve essere posizionato dietro o vicino alle tende. Non deve essere coperto con vestiti o tessuti. Evita i luoghi a rischio, come la cucina, per svolgere l'ossigenoterapia. Ricorda che è vietato fumare vicino ai contenitori di ossigeno liquido, che siano fissi o portatili. La concentrazione dell'ossigeno intorno alle cannule di ossigenoterapia è altissima. Di conseguenza il rischio di incendio è particolarmente alto. Tieni sempre il dispositivo lontano da fiamme vive, come caminetti, cucine a gas, fiammiferi e candele, ad una distanza di almeno 3 metri, apparecchi elettrici, come radiatori, televisori o asciugacapelli, ad una distanza di almeno 1,5 metri, materiali combustibili a rischio, come benzina, solventi, propano, butano, legna, carta, plastica, ad una distanza di almeno 1,5 metri. Se sei stato esposto ad un'atmosfera arricchita di ossigeno, lascia i vestiti all'aria aperta per almeno 15 minuti prima di fumare o di avvicinarti a qualsiasi sorgente d'innesco. Non utilizzare mai lubrificanti sulle apparecchiature, sui raccordi di connessione dell'ossigeno, sulle canule, eccetera. Evita qualsiasi tipo di sostanza grassa o oleosa a contatto con la pelle o vicino alle narici. In caso di irritazione a livello delle narici, privilegia creme a base di acqua e chiedi consiglio al tuo farmacista. Lava sempre le mani prima di manipolare i dispositivi per l'ossigenoterapia.